Serie A 2022-2023, finalmente si parte. Milan-Udinese e Samp-Atalanta sono le prime due partite che apriranno il programma della prima giornata di Serie A, che vedrà la nostra Inter debuttare invece sabato 13 agosto alle ore 20:45 sul campo del Lecce neopromosso. Nelle prossime ore sui nostri canali pubblicheremo un approfondimento proprio con un giornalista di Lecce per presentare la partita. Ovviamente poi in occasione di Lecce-Inter, come sempre da 2 anni a questa parte, saremo presenti in live dalle 19:30 per raccontarvi tutto quanto, l'avvicinamento, la gara e il post partita, quindi mi raccomando iscrivetevi subito al nostro canale per non perdervi questi e tutti gli altri contenuti che pubblichiamo ogni giorno. Detto questo, però, in questo episodio di oggi voglio lanciare una sorta di mio messaggio di inizio stagione per condividere con voi le mie opinioni, le mie sensazioni, soprattutto in vista di questa Serie A 2022-2023. Voglio fare con voi anche una griglia di partenza della nuova Serie A, le proiezioni, diciamo così, per lo scudetto, e poi in chiusura devo anche fare una correzione, smentire un po' una fake news che molti di voi mi hanno segnalato nel gruppo Telegram di Passione Inter, e come facciamo sempre su Passione Inter, ovviamente andiamo a verificare quello che viene scritto e se c'è da smentire lo smentiamo, anche perché sta circolando, sta facendo molto discutere e dobbiamo mettere dei puntini su lei. Direi però di andare dritti verso il contenuto che volevo condividere con voi oggi e voglio partire ovviamente per fare le nostre previsioni su questa Serie A 22-23 dall'analizzare velocemente la rosa con cui l'Inter si appresta ad affrontare questa Serie A 2022-2023. Condivido, per chi ci segue da YouTube, la formazione sul campo che vado a leggervi. L'Inter oggi si presenta ai blocchi di partenza di fatto con un unico buco in rosa, ovvero quello del vice De Vrij, altrimenti in porta con Andanovic che parte titolare c'è il suo sostituto Onana, che è un upgrade secondo me rispetto al Radu dell'anno scorso. In difesa abbiamo Skriniar e D'Ambrosio sulla destra, a sinistra mettiamo Bastoni e Di Marco, anche se durante il precampionato abbiamo sempre visto praticamente Darmian lì come terzo di difesa a sinistra e Di Marco spostato più spesso in avanti, quindi mettiamo Di Marco ma potrebbe esserci Darmian in quel ruolo lì di vice Bastoni. Al centrocampo rimane Dumfries, c'è Bellanova alle sue spalle, dicevamo a sinistra è partito Perisic, una partenza pesante che però verrà diciamo anche attutita dalla presenza di un Robin Gosens sul quale c'è grande curiosità ovviamente, e alle spalle di Gosens quindi o Darmiano o Di Marco. A centrocampo Barella Gagliardini la prima coppia, la seconda coppia Brozovic Aslani, finalmente l'Inter ha un vero vice Brozovic che andrà fatto crescere con calma e sicuramente Aslani potrà dare un contributo superiore a quello che l'anno scorso non ha dato Vesino sostanzialmente, così come dietro Çalhanoğlu c'è un Mkhitaryan che avrà secondo me un impatto superiore a quello che ha avuto Vidal l'anno scorso, e quindi anche questi sono dei punti a favore secondo me del mercato nerazzurro fino ad ora. Chiudendo poi con l'attacco dove Lautaro Correa, Lukaku, Dzeko sono le coppie di attacco e come abbiamo detto spesso in questi giorni per me è un reparto che all'interno dei parametri di bilancio e delle risorse economiche a disposizione dell'Inter è probabilmente il miglior attacco che l'Inter potesse costruire, soprattutto con un Lukaku che secondo me ti dà quel vantaggio in attacco che va a sopperire alla lacuna che si è creata a sinistra con la perdita di Perisic. Tra l'altro perdita di Perisic, il Perisic dell'anno scorso, perché il Perisic di 2 anni fa o 3 anni fa, per esempio, sarebbe stata una perdita sicuramente differente. Quindi la perdita del Perisic dell'anno scorso è una perdita importante che però secondo me viene ampiamente coperta dall'arrivo di Lukaku davanti, di cui parliamo tra poco. In questa rosa però è chiaro che rimangono purtroppo delle incognite legate a Skriniar e Dumfries che abbiamo messo con il punto di domanda. Io ripeto, intanto per me adesso andrebbero tenuti tutti e aggiunto un vice De Vrij e su questo siamo tutti d'accordo. Purtroppo temo che per motivi di bilancio il mercato in uscita dell'Inter non sia ancora chiuso, quindi io fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo minuto di mercato avrò sempre paura che che quella di Casadei potrebbe non essere l'ultima partenza dopo quella di Pinamonti andato al Sassuolo e di cui abbiamo parlato in un altro episodio che vi invito a recuperare sui nostri canali. Qualsiasi partenza nella squadra titolare che abbiamo schierato in questo momento, a questo punto del mercato sarebbe molto pesante da assorbire e sarebbe una partenza che cambia di molto gli scenari.
Tra Dumfries e Skriniar però penso che siamo tutti d'accordo anche qui se dico che a livello ambientale, a livello mediatico, a livello anche di entusiasmo della piazza e della squadra, oltre che dal punto di vista tecnico, la partenza di Skriniar sarebbe secondo me molto più pesante rispetto ad un'eventuale partenza di Dumfries, e quindi per questo motivo per me a questo punto una partenza di Skriniar non sarebbe più accettabile. Non che non si possano trovare dei giocatori in grado di far bene anche al posto di Skriniar, qualcuno si può trovare che può far bene e può inserirsi bene, sia chiaro. Però, come dicevo, per motivi anche proprio di entusiasmo, di risposta dei tifosi che comunque, nonostante tanti critici sui social, hanno risposto con 41.000 abbonamenti, con tantissime magliette vendute, un affetto sempre enorme. Dare questa mazzata all'entusiasmo interista e perdere un valore tecnico così importante sarebbe molto dura e inevitabilmente l'addio di Skriniar oggi mi farebbe rivedere al ribasso la griglia di partenza di questa Serie A che abbiamo compilato in diretta in questa diretta speciale che abbiamo fatto per dare il via alla stagione con Hermes, Nunzio Corrasco, Alberto Di Leo. Abbiamo creato una griglia di questa Serie A che vado a condividere per chi si fosse perso la live, che comunque vi consiglio di recuperare. Una griglia in cui abbiamo messo in lotta per lo scudetto Juve, Milan e Inter che partono più avanti rispetto alla Roma, un gradino sotto. Secondo me, secondo noi, la Roma parte leggermente indietro rispetto alle prime tre e soprattutto lotterà con il Napoli dal mio punto di vista per entrare nei primi 4 posti che valgono la Champions. Poi dietro Fiorentina, Lazio e Atalanta, con l'Atalanta che al momento io la vedo un po' in difficoltà, soprattutto a livello mi sembra che il ciclo di Gasperini sia finito e che si stiano creando delle problematiche a livello di mercato con diversi giocatori che potrebbero partire anche negli ultimi giorni di mercato. Per questo motivo l'abbiamo messo un po' più in basso rispetto alle altre, ma concentrandoci sullo scudetto. L'Inter c'è e tra poco ne parliamo in maniera approfondita. Il Milan, non dobbiamo assolutamente commettere l'errore dell'anno scorso di sottovalutare questo Milan che ancora una volta ha cambiato poco a livello di formazione, parte da tante certezze e come abbiamo visto l'anno scorso hanno bisogno anche di poco per segnare, nel senso che rispetto a noi che invece dobbiamo creare una mole di occasioni enorme prima di poter andare in gol, il Milan riesce a vincere le partite anche in maniera tra virgolette più semplice, così come purtroppo la Juventus, va detto, ha allestito una rosa molto forte con tanti giocatori, hanno fatto un mercato di tanti giocatori che inevitabilmente sono stati presi giocatori in grado di risolvere le partite da soli anche senza l'ausilio del gioco della Juventus, sapendo che il gioco della Juventus non è molto spettacolare, diciamo così. E sulla base di questa griglia vi dicevo che cosa dovrà fare l'Inter secondo me per vincere questo scudetto, come vincerà l'Inter questo scudetto se lo vincerà. Diciamo innanzitutto che visto l'aumento della concorrenza che c'è quest'anno in campionato aumenta anche il mio rammarico per non aver vinto lo scudetto l'anno scorso e questo penso anche qui di essere d'accordo con molti di voi. Detto questo, l'Inter l'anno scorso è arrivata a 2 punti dietro al Milan, non 10, non 15, non 20, quindi anche l'anno scorso l'Inter era da scudetto, quest'anno ripartiamo per essere lì per lottare con le altre e credo che l'Inter, come vedevamo prima sulla base della rosa che vi ho condiviso, si sia rafforzata. Per me il percorso dell'Inter, quindi verso lo scudetto, passa da un concetto che ho espresso più volte: imparare la lezione degli errori commessi la scorsa stagione. Da qui passa, secondo me, gran parte della quota scudetto dell'Inter. Quando tutti dicono che l'Inter ha perso lo scudetto l'anno scorso per colpa di Radu, oppure per colpa della partita di Bologna o dei 7 punti in 7 partite, io mi sento di aggiungere anche un altro momento chiave che può aver deciso in negativo lo scudetto, ovvero l'inizio della scorsa stagione, quando sono arrivati i pareggi con la Samp, con l'Atalanta, la sconfitta con la Lazio che era sicuramente evitabile. Lì l'Inter ha perso terreno, costringendosi poi ad una rimonta forsennata che una volta poi ripreso il largo in vantaggio in classifica, secondo me ci ha spompati fisicamente e ci ha forse anche un po' messo nella condizione di montarci un po' la testa, sia alcuni tifosi che alcuni proprio dentro l'Inter. E quindi impariamo questa lezione quest'anno sicuramente, cerchiamo di partire bene, di partire meglio e di gestire poi al meglio i momenti delle partite, ma anche i momenti della stagione, con tanta umiltà e tanta fame di vittoria. Questi sono elementi fondamentali se vogliamo vincere. Soprattutto però, secondo me, per fare questo percorso verso lo scudetto,
l'Inter passa da due figure chiave. Io oggi metto due volti in copertina per l'Inter per andare a vincere questo scudetto. Quello di mister Simone Inzaghi e quello di Romelu Lukaku. Inzaghi credo che con il suo gioco l'anno scorso abbia sopperito all'indebolimento della squadra che c'era stato in partenza, e quindi grazie anche al gioco portato da Inzaghi l'Inter aveva ad un certo punto forse anche overperformato. Quest'anno però Inzaghi deve fare un altro step in avanti dal mio punto di vista, proprio per come tiene il timone dell'Inter e anche nel coraggio di osare. Senza coraggio secondo me le vittorie non arriveranno. Lukaku invece è l'identikit del giocatore che è mancato all'Inter l'anno scorso, perché è vero che Dzeko ha fatto benissimo, io non sono d'accordo con le critiche con Edin Dzeko, sono contento anzi che rimanga, e sono convinto anche che se avesse avuto l'opportunità di riposare con un ricambio all'altezza durante la scorsa stagione avrebbe fatto ancora di più anche nel finale di stagione. Lukaku però, ragazzi, porta il feeling con Lautaro Martinez ad un livello superiore. In troppe partite la scorsa stagione ci è mancato il finalizzatore quasi infallibile che è Lukaku, ci è mancato il giocatore che dà profondità, ci è mancato il rigorista infallibile, praticamente ci è mancato Lukaku. Quest'anno Lukaku c'è e deve fare una stagione super da leader. Questi sono secondo me i due volti in copertina, e così, seguendo questi passi che ho detto, l'Inter per me potrà correre verso lo scudetto. Prima di chiudere vi dicevo che volevo smontare anche una sorta di fake news, perché in queste ore sta circolando sul web un'immagine dell'algoritmo che predice la Serie A. Voi lo sapete, lo condivido anche per chi ci sta guardando su YouTube. L'algoritmo della Serie A è una cosa che noi abbiamo portato su YouTube, in generale anche sul nostro sito passioninter.com, più di 2 anni fa, ve lo abbiamo fatto conoscere. 538 si chiama il sito. Alcuni giornalisti ne hanno approfittato perché il risultato che emerge oggi guardando questo algoritmo è abbastanza sorprendente, con l'Inter che viene data scudettata, secondo quello che hanno scritto molti, e soprattutto la Juventus addirittura settima, hanno scritto in tanti. Quindi tanti giornalisti e presunti tali ne hanno approfittato per fare un sacco di click, per far girare disinformazione, scrivendo quindi che questo algoritmo ha previsto l'Inter campione d'Italia e la Juventus addirittura settima. Piogge di commenti, condivisioni, molti me lo hanno segnalato nel gruppo Telegram di Passione Inter, perché noi spesso abbiamo portato questo algoritmo e in questo momento, più che difendere l'algoritmo, non è ovviamente mia intenzione difendere questo algoritmo perché lo abbiamo portato noi su YouTube, perché ve l'abbiamo fatto conoscere noi, ma come cerchiamo sempre di fare su Passione Inter, mi sembra giusto diffondere informazioni corrette in modo da poter discutere in maniera sensata e, diciamo, fermare anche un po' chi va a speculare e fare click su cose inesatte. Purtroppo chi sta facendo girare queste notizie ovviamente lo fa per click, lo fa con molta anche pigrizia, secondo me, per due motivi. Perché il primo, bastava leggere in apertura che i dati dell'algoritmo sono aggiornati al 19 luglio scorso, e quindi quelle proiezioni che leggiamo in questo momento sono del 19 luglio. Dopo quella data invece sappiamo benissimo che anche a livello di mercato sono successe veramente tantissime cose, e gli scenari dal 19 luglio ad oggi sono cambiati molto, quindi già questo dovrebbe invalidare la tesi che è stata portata per fare click. Ma il secondo motivo ancora più importante è che chi ha scritto questa cosa non sa in realtà come funziona l'algoritmo e non si è preso la briga di andare a leggere come funziona questo algoritmo. Non si è preso nemmeno 2 minuti, bastavano veramente 2 minuti per leggere come funziona. Noi in tutti i video, in tutti i podcast che abbiamo realizzato su Passione Inter in questi 2 anni parlando di questo algoritmo, ogni volta abbiamo spiegato il funzionamento, cioè l'algoritmo, ragazzi, non fa la previsione su chi vince lo scudetto, ma dice, per esempio, su 100 volte che ripetiamo tutte le simulazioni statistiche di tutte le partite, di tutto il campionato, quante volte l'evento Inter vincitrice dello scudetto si verifica. Quindi quante volte poi si verifica l'evento Milan che vince lo scudetto e così via. Quindi non significa che secondo questo algoritmo nella prossima stagione l'Inter vincerà la stagione, vincerà il campionato secondo l'algoritmo, ma che considerando tutte le tantissime variabili che vengono prese in considerazione, su 100 ripetizioni delle simulazioni l'Inter è uscita vincitrice 36 volte, stando ai dati aggiornati al 19 luglio. So quindi che per chi cerca i click facili è un concetto un po' complesso, però
questa cosa va chiarita e ci tenevo nei confronti di una community sempre ben educata e molto attenta a questi dettagli, come la community che segue Passione Inter, anche perché poi questo algoritmo in realtà è un algoritmo serio, complesso e che non si occupa solo di calcio e non va, secondo me, banalizzato così da anche studente, ex studente di statistica, eccetera. Ci tengo molto. Non appena sarà aggiornato comunque ve lo porteremo anche con i dati aggiornati e ci faremo sopra delle chiacchiere più concrete. Mi raccomando, non fatevi ingannare. Chiudo ringraziandovi per avermi seguito fino a questo punto e con un ultimissimo messaggio in vista della nuova stagione. L'Inter può vincere lo scudetto, come dicevo prima. Può farlo seguendo i passi che ho detto prima, secondo me, ma il mio obiettivo, parlando proprio di obiettivo concreto, non mi sbilancio in previsioni perché oggi non hanno senso. Il mio obiettivo però è quello di vedere l'Inter che al fischio iniziale dell'ultima partita di campionato sarà ancora in lotta per lo scudetto. Per me sarà fondamentale vedere un Inter che al fischio iniziale dell'ultima giornata di campionato sia ancora aritmeticamente dentro la corsa scudetto. Poi negli ultimi 90 minuti potresti anche non vincere, può succedere veramente di tutto, è ovvio che vorrei vincere, ma l'importante è essere di nuovo lì, essere sempre lì. Lo stiamo facendo ormai da diversi anni a questa parte, se sei sempre lì i trofei poi arriveranno ed è solo questione di dettagli. Quindi io vi ringrazio, vi auguro buon campionato, da vivere ovviamente qui su Passione Inter, ragazzi, stiamo raggiungendo grandi traguardi, non vedo l'ora di vivere la stagione insieme a tutti voi, ci divertiremo molto, tiferemo tantissimo, seguiremo l'Inter da veri interisti tutti insieme, vi aspetto anche nel club di Passione Inter qualora voleste avere accesso ad una community ancora più bella, ancora più sana, ancora più esclusiva ovviamente di veri interisti da tutto il mondo, passioneinter.club, fateci un salto subito e mentre vi saluto vi lascio poi con in descrizione per chi ci ascolta in podcast la nostra lunga diretta con Hermes, con Nunzio Corrasco e Alberto Di Leo. Per chi ci segue da YouTube invece la trovate qui, vi basta cliccare qui, mi raccomando. Forza ragazzi e forza Inter.